Ciao ragazzi, brevissimo video per vedere come si usa la funzione Coin Control nel wallet di Rupaya e per vedere come ottimizzare i reward da Masternode e da staking, o meglio, come ho deciso di agire io credendo di ottimizzarli appunto. Siamo nel wallet di Rupaya, abbiamo l'available balance e le recenti transazioni alla destra. Se noi ci rechiamo in transazioni, vediamo le ultime avvenute. Nel mio caso ho un collateral del Masternode 1 e il reward dello staking 1, cioè il primo indirizzo che ho utilizzato per lo staking. Se andiamo su impostazioni, opzioni, wallet, possiamo cliccare sulla freccetta Enable Coin Control Features che ci permette appunto di avere un nuovo pannello dedicato al coin control. Vediamo a cosa serve per chi non lo sapesse e vediamo come può aiutarci a ottimizzare i reward. Diamo l'ok una volta che abbiamo messo la spunta. Spostandoci nel pannello in via vedremo che è presente una nuova sezione Coin Control Features. Se clicchiamo sul tasto Open Coin Control otteniamo questa nuova schermata. Qui possiamo vedere le ultime transazioni divise per wallet, o meglio divise per address. Vediamo che c'è l'ultima transazione del mio Masternode 1 da 72 RuPX, poi abbiamo del change, praticamente delle briciole che ho lasciato lì per evitare che venisse toccato il Masternode quando appunto faccio i movimenti. Abbiamo uno staking 1 da 519 circa, uno staking 1 da 447 circa, poi abbiamo uno staking 2 da 807 circa e uno staking 3 da 2141 circa. Perché questa divisione? Perché ho pensato che per ottimizzare al meglio i reward e fare in modo che durante la giornata mi arrivino più di un reward dallo staking, forse è meglio dividere questi Masternode reward su più address che appunto ho nominato staking 1, staking 2 e staking 3. In effetti, se ci spostiamo nel campo transazioni, vediamo che durante le giornate ho ricevuto, ad esempio la giornata di ieri 14 marzo, ho ricevuto un reward dallo staking 2, un 1, 2, 3, 4 Masternode rewards. È stata una bella giornata perché ultimamente sono 3 i reward dal Masternode, ma ho ricevuto anche un reward dallo staking 1. E poi all'ultimo, infatti è già scattato il giorno 15, un altro reward allo staking 1. 2 reward allo staking 1 perché se noi andiamo in coin control vediamo che attualmente lo staking 1 si è splittato in 2. Non so per quale automatismo, comunque l'ha fatto da solo. Ora, quello che posso fare io per ottimizzare questi reward, o meglio quello che penso sia utile per ottimizzarli, e lasciare fermi gli indirizzi staking che hanno più conferme. In questo caso staking 2 ha più conferme in assoluto e lascerei anche stare fermo lo staking 3 e andare invece a unire il reward che mi è arrivato adesso, del Masternode 1, con lo staking 1 che ha poche conferme, relativamente poche. Unendo tutte e tre queste somme io andrò a tenere fermo lo staking 1 per il tempo di maturare, che in Rupaya è di 8 ore. Dopo le 8 ore in teoria dovrebbe iniziare a dare dei reward, ma comunque mediamente ho visto che dopo le 10 lo fa. Andiamo a tenere fermo questo staking 1 e andiamo a far sì che i reward arrivino dallo staking 2 e dallo staking 3. Questo nella teoria, vediamo se è effettivamente così. Finora ha funzionato, poi adesso è da poco che ho attivato questo nuovo staking 3
e da ieri, sì, quindi voglio vedere se la teoria corrisponde alla realtà dei fatti. Andiamo appunto a selezionare staking 1 e masternode 1 e diamo ok. Ora copiamo questo after fee cliccando col tasto destro, copy after fee, paste, in ammontare andiamo a incollare l'after fee, andiamo su file, indirizzi di destinazione, andiamo su staking 1, clicchiamo su copia, chiudiamo e incolliamo in pay to. Quindi abbiamo indirizzo dello staking 1, label dello staking 1, l'ammontare che corrisponde a 1039 circa. Transaction fee io lascio al massimo perché costa pochissimo e voglio che sia confermato entro i due blocchi. Clicco su send. Sei sicuro di voler inviare 1039 a questo indirizzo, cioè praticamente a te stesso? Sì, la transazione è avvenuta. Se noi ci spostiamo nel campo transazioni vedremo la transazione ancora non confermata e tipologia pagamento a te stesso, l'indirizzo non specificato perché appunto è un pagamento a me stesso. Tra poco dovrebbe iniziare le conferme. Ok, dopo aver atteso tantissimo, circa 2 minuti, Rupai è abbastanza veloce, abbiamo già 3 conferme per il nostro pagamento a noi stessi e combinazione, mentre sto registrando adesso, è arrivato un masternode reward. Quindi abbiamo già per oggi 2 masternode reward da 72 ciascuno. Potevo aspettare 3 minuti e avrei inviato all'indirizzo staking 1 più Rupai, ma vabbè. Il pagamento è ancora in conferma, sono 3 su 6 per il momento, però se noi andiamo in invia, siccome ho deciso di mettere le fee al massimo in modo da avere la transazione confermata entro 2, se andiamo in invia open coi control vediamo che in effetti adesso ho 3 indirizzi di staking e lo staking 1 ha appunto 1039 circa Rupai con 3 conferme per il momento, però è già nel mio address dopo 2. Per il momento la priorità è su Medium perché appunto Rupai non dà solo reward in base a quanti Rupai abbiamo nell'indirizzo di staking, ma considera anche quanto tempo abbiamo tenuto fermi questi Rupai. Quindi ricapitolando, adesso ho i reward del masternode 1, 2, 3 indirizzi di staking che in teoria si dovrebbero alternare e darmi ciascuno ogni giorno qualche reward. Terrò sempre l'indirizzo con meno conferme come indirizzo nel quale depositare i reward che ottengo dal masternode e lascerò invece gli altri 2, quelli con più conferme, a macinare e darmi i reward dello staking. Ovviamente non sarà sempre lo staking 1 quello con meno conferme, perché una volta che avrò ottenuto dei reward ad esempio dallo staking 2, questo sicuramente andrà a 0 conferme e dovrà risalire di nuovo e maturare, perciò sposterò i reward che otterrò dal masternode 1 nello staking 2. Sposterò nello staking 2 anche i reward che otterrò dagli altri staking qualora gli address si dovessero di nuovo splittare, perché ho la sensazione che lo staking tree si splitterà, cioè si dividerà. Non so per quale automatismo, devo chiederlo allo sviluppatore di Rupai, però fatto sta che alle volte succede. Per ora è tutto, alla prossima, ciao!